Un ciao da Heavy Metal Heaven. Oggi abbiamo il piacere di ospitare un EP breve ma interessantissimo, col suo avant-garde metal dalla teatralità cabarettistica, bizzarro ma di qualità assoluta. Per chi per caso non avesse sentito parlare di loro, i tardigradi, chiamati anche orsetti d'acqua, sono minuscoli animali diventati famosi nella comunità internettiana per la loro incredibile resistenza. Possono riuscire a sopravvivere a caldo e freddo estremi, alla mancanza di cibo e acqua, alle radiazioni e persino al vuoto cosmico. Ucciderne uno, insomma, è molto difficile. È uno dei motivi per cui un moniker come Tardigrade Inferno attira l'attenzione, oltre a sembrare grottesco, quasi un ossimoro. Caratteristiche che però all'omonima band russa si applicano molto bene. Nata nel 2016 a San Pietroburgo, definisce la propria musica Dark Cabaret Metal, un'etichetta che a sentire Arrival of a Train, EP uscito lo scorso 17 maggio, risulta azzeccata in pieno. Forse non sarà oscuro se non a tratti, ma il suo avant-garde metal risulta molto teatrale e anche bislacco, in linea coi Vulture Industries e in parte coi Diablo Swing Orchestra. Al contrario di quest'ultimi però, il suono dei Tardigrade Inferno è più minimale, con solo una base metal incrociata con le tastiere di Alexander Pavlovich, sempre in primo piano per dare un tocco di stranezza in più. L'effetto maggiore da questo punto di vista è dato però dalla voce di Daria Roria, versatile all'estremo nel passare attraverso molti registri diversi, a volte nel giro di secondi. Ne risulta un suono davvero peculiare, oltre che di spiccata originalità. Qualcosa che però, come abbiamo sottolineato spesso nelle recensioni di Heavy Metal Heaven, da sola non basta. Tuttavia, alla personalità, i Tardigrade Inferno affiancano anche una grandissima capacità di sperimentare e di mescolare i tanti elementi della loro musica in maniera efficace. Il risultato riesce a divertire, ma a tratti anche a emozionare, a trasmettere altro rispetto alla semplice stranezza. E in generale, Arrival of a Train dà l'idea che i russi siano tanto maturi e consapevoli da sapere benissimo cosa vogliono evocare, sia come farlo. La miglior dimostrazione di ciò è la meravigliosa title track in apertura. Le strofe ricordano quasi i Rammstein, ma si uniscono a ritornelli molto teatrali, ma anche catchy e a una fase centrale divisa tra industrial e qualcosa di vagamente deathcore. Tuttavia, non è troppo da meno Fire, Plague and Locust. Riesce a essere ancora più manieristica, specie nelle strofe, davvero cabarettistiche, mentre i refrain sono quasi alternative, ma sempre orecchiabili. Ma fa ancora meglio Engine of Skin. Appena sotto alla opener dimostra un bel lato emotivo a lungo, e in special modo nei ritornelli. Per il resto invece si divide tra influssi folk e altri da musica da circo, che però non stridono con l'altra parte, anzi la valorizzano nel contrasto. Certo, c'è anche da dire che la conclusiva Evoke sembra un po' troppo normale, col suo metal sinfonico valido ma troppo regolare rispetto al resto per non stonare un tantino. Oltre a questo, l'EP dura pur sempre meno di 17 minuti. Anche questo è un po' un difetto, visto che di musica così ne vorreste di più. Ma entrambi i problemi inficiano a malapena la bontà assoluta delle prime 3 tracce. Arrival of a Train rimane un EP meraviglioso, pieno di sostanza anche nella sua brevità. Inutile dire anche che la musica dei Tardigrade Inferno non è per tutti. Anzi, solo chi apprezza il metal più strano può farlo anche con i russi. Se però anche tu ci riesci, il consiglio non può che essere di scoprirli, magari proprio a partire da questo EP. Voto di Heavy Metal Heaven 76 su un massimo di 80 per gli EP. Per oggi è tutto. Ti abbiamo incuriosito a proposito dei russi? Diccelo nei commenti, oltre a mettere il like e a condividere. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e a cliccare la campanella degli avvisi per non perdere neppure uno dei nuovi video che pubblichiamo ogni settimana. Puoi infine trovarci anche su Facebook, Instagram e Pinterest. I link sono, come sempre, in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!